Un nostro paziente, nel pieno delle sue facoltà mentali e in maniera del tutto lucida, ci ha confessato di essere il mostro di Firenze e di aver ucciso la sua prima moglie. Aveva 2 ritagli gialli anche quella? Sì. Vabbè raga, ma così scusami Il 5 e lo 0. No raga, se anche nella busta quella... Sì. Ci sono. Allora raga, dai, che cazzo. Però poche ore fa Come poche ore fa? l'input alla riapertura del fascicolo sarebbe arrivato dalle forze dell'ordine californiane incaricate del caso Zodiac, dopo la ricezione del profilo genetico di Bevilacqua da me trasmesso per indagini difensive nel novembre del 2023. Liturgie di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto, con il cervello in pappa ma con il vento in poppa, vuoi arrivare al succo, goditi la polpa. Pulp Podcast. È caratteristico della perversità dell'umana natura respingere ciò che è ovvio e a portata di mano per ciò che è remoto ed equivoco. Rieccoci con una delle puntate più attese da quando abbiamo aperto questo podcast. Nella sezione commenti in tanti ci avete chiesto di rifare o fare una nuova puntata per aggiornarvi rispetto a questo caso. Per chi non avesse visto le puntate precedenti nella gestione nostra di Muschio Selvaggio, vi andiamo ad illustrare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi riguarda una teoria investigativa portata avanti anche dalle persone qui presenti, che collega il mostro di Firenze con il serial killer più famoso d'America, ovvero Zodiac. La teoria investigativa sostiene che il mostro di Firenze e Zodiac sarebbero la stessa persona, e oltre a questo ci sarebbe anche un nome, un cognome con delle ipotetiche confessioni. Ci tengo a precisare che stiamo parlando di mere teorie. Ad oggi non ci sono dei veri e propri riscontri tramite gli inquirenti, ma abbiamo deciso di fare una puntata nuova perché ci sono degli aggiornamenti importanti rispetto a questa pista. Abbiamo reputato interessante portarvi questi nuovi aggiornamenti. Però è giusto, per chi non avesse visto la puntata pregressa, fare un piccolo recap. Prima di farvi questo recap, facciamo un applauso per i nostri ospiti. Valeria Vecchione ed Andrea Rebuscini. Andrea in realtà ha lavorato con noi anche nella puntata precedente. Andrea lavora con Dietro noi, le quinte, lavora con noi in generale. Come grafico. Il più bravo grafico d'Italia. Sì, del mondo secondo me. No, d'Italia sicuramente. Ma è anche un investigatore indipendente, un amante dell'occulto, un amante dei misteri e dei gialli. E Valeria Vecchione l'avete già conosciuta nella puntata precedente, comunque vi invitiamo a recuperare per avere tutto quanto il quadro completo. Che ha in qualche modo trovato degli elementi in più, ha risolto dei misteri rispetto al caso del mostro di Firenze che hanno avuto un riscontro anche tramite gli inquirenti. Cioè insomma, quello che ha scoperto lei, gli inquirenti hanno detto è vero, giusto? Corretto. Ci sono un sacco di elementi nuovi, alcuni sconvolgenti, quindi direi di lasciare la parola inizialmente a Valeria per un piccolo brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Ok, grazie mille innanzitutto per questa seconda opportunità. Io innanzitutto volevo sottolineare un aspetto che mi ha molto colpito rispetto alla trasmissione che abbiamo registrato in precedenza. Generalmente all'interno della mostrologia di cui faccio parte ci si confronta soltanto con le persone che hanno delle serie convinzioni, per cui il confronto è minimo. È molto difficile smussare le proprie convinzioni. Certo. Il pubblico invece che ha seguito la prima trasmissione era un pubblico neofita rispetto all'argomento. Esattamente, per la maggior parte dei casi neanche conoscente del caso di Firenze. La cosa che mi ha colpito è che in tantissimi, quindi in modo incondizionato, hanno detto, hanno scritto e hanno appurato le coincidenze rispetto ai due casi. Sono troppe. Sì, ma devo dire, io stesso quando abbiamo girato la puntata ero partito iperscettico. Effettivamente rimane secondo me, dal mio punto di vista sempre da iperscettico, degli aloni, non proprio dai contorni chiarissimi, ma alcune concatenazioni di coincidenze ci sono effettivamente. Io, se è possibile, farei un breve recap. Facciamo un recap dove siamo rimasti. Il recap secondo me potrebbe partire dalla famosa water theory.
La teoria dell'acqua che collegherebbe il mostro di Firenze a Zodiac. Esatto, allora va detto che la Water Theory nasce appunto in America, perché? Perché psichiatri, scrittori, giornalisti si erano resi conto, e qui per esempio faccio vedere un articolo di, adesso mi sfugge il nome, di Dave Smith, che era un giornalista del Los Angeles Times, e in cui il giornalista dice: il dottor Leonti Thompson, che era uno psichiatra, nota che gli omicidi sono avvenuti tutti vicino all'acqua. Qua parla di Zodiac, ovviamente. Sì. Sì, siamo ancora alla Water Theory, poi arriviamo alla teoria dell'acqua. Sì. Partendo dal presupposto che comunque Zodiac era un serial killer che giocava molto sugli enigmi, sulla simbologia, e quindi ha senso che ci siano dei luoghi ricorrenti trovati appositamente e non in maniera randomica. Questo è un articolo del Los Angeles Times del 15 ottobre 69, in cui appunto viene fatto cenno che lo psichiatra Thompson nota questa coincidenza, perché effettivamente Zodiac Killer uccide le sue vittime essenzialmente in luoghi che hanno strettamente a che fare con l'acqua, quindi Lake Herman Road, Lake deriva da lago, Blue Rock Springs, sappiamo che Springs sono le sorgenti, Lake Berryessa, ancora lago, e anche nelle sue lettere fa troppi diversi riferimenti all'elemento acqua. Il riferimento alle vittime che colleziona per poi servirsene in paradiso, dice: io li ascolterò implorare per l'acqua. E poi in un altro passaggio, in un'altra lettera, scrive: sto annegando, aiuto, sto annegando. In un altro ancora dice: sono stato travolto dalla pioggia. In un altro addirittura c'è il disegno di una penna lavata che gocciola come per essere stesa, e scrive appunto, se la chiede, scrive: ho lavato la mia penna. Questo perché in ogni scena del delitto dei casi Zodiac c'è sempre la rivendicazione, o viene recapitato, viene trovata una lettera sul posto. Sì. Giusto? E il fatto di, sì, esattamente, il fatto di anche lavare si ricollega alla parola wash, che torna costantemente, anche lei, rivendica per esempio un omicidio da una cabina telefonica posta all'interno di un car wash, e poi uccide in Washington Street, e poi ancora appunto: ho lavato la mia penna. Addirittura, guardate, prova ad andare avanti, Federico, vai ancora. Ecco, sapete cosa sono questi? Questi sono le corde che ha utilizzato per legare le sue vittime a Lake Berryessa, ma non sono corde, ossia sono tubi. sten di biancheria. Ah, wash. Solo l'acqua. Che, se ci pensate, non è molto strategico, tant'è vero che riuscire a liberarsi il ragazzo. Sì, non mi sembrano adattissime No. per tenere. Questo ti fa capire la sua ossessione. Cioè che c'è comunque dietro una simbologia, cioè si può dire nulla è lasciato al caso. Esattamente. Se torniamo indietro, vediamo che anche in Italia, a un certo punto, qua siamo nel 1984, pochi giorni dopo l'omicidio di Pierontini e il suo fidanzato Claudio Stefanacci. Torrenti, ruscelli o laghetti possono servire a far scomparire le tracce del crimine compiuto? Anche un significato rituale? C'è sempre l'acqua vicino ai luoghi scelti dal mostro per i suoi delitti. Questo è un articolo, io poi col senno di poi fu l'unico a trattare questo argomento. Tant'è vero che in questo articolo, a fine articolo, la giornalista scrive: ma non è che l'elemento acqua può essere la firma del serial killer? Io ho intenzione di contattare questa giornalista perché vorrei sapere perché scrisse una cosa del genere. Che anno era? 84. Sarà ancora viva? Sì, lo è, ok. l'ho già visto. E mi sembra di ricordare di sì. E magari aveva letto qualcosa che accadeva, che era accaduto 20 anni prima in America, non lo so, perché fu un caso isolato questo riferimento all'acqua e firma eventuale del serial killer. Aggiungerei, per dare elementi in più anche a chi non ha visto la puntata, che effettivamente poi si individua un soggetto che era presente sia diciamo nelle vicinanze
alcuni delitti del mostro di Firenze, tanto che va come testimone a testimoniare sul banco durante il processo Pacciani. Questo signore è? È il signor Bevilacqua Giuseppe. Bevilacqua Giuseppe, si accomodi signor Bevilacqua. Per favore. Bevilacqua, lei ha detto lavora a Roma, può specificare la sua professione attuale, dove lavora? Sì, io a tempo di questo... No, attualmente. Ora? Sì. Lavoro per l'ambasciata americana a Roma. Dove? Al cimitero di Anzio. Di Anzio. E nel 1985 dove lavorava? Al cimitero americano di Firenze. La località come si chiama? La località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano. Al cimitero dei Falciani, detto Sì. dei Falciani. Sia dall'altra parte, oltreoceano, in America, nel periodo in cui Zodiac era in attività, si può collocare questa persona che sarebbe ipoteticamente stata individuata, si può collocare anche nei luoghi e nel periodo in cui Zodiac era in attività. Sì, questo... Sì, diciamo che non ve lo possiamo confermare, però c'è una mail di Mark Rees, che era un tenente colonnello che ha lavorato con questo personaggio, Sì. che dichiara apertamente che il soggetto in questione svolgeva in quel periodo attività sotto copertura che però non troviamo nella sua carriera militare, proprio perché Ok, indagini certo, segrete. sotto copertura. Vengono poi cancellati. Questo lo ovviamente. dico perché fino a poco tempo fa tutti reputavano gli scettici che lui fosse questa persona in Vietnam e basta, in quel periodo. In realtà no, da questa mail si evince infatti che in effetti svolgeva indagini sotto copertura esattamente in quel periodo. Però sicuramente questa persona che è stata individuata si può collocare nei luoghi e nel periodo in cui nei luoghi limitrofi ovviamente e nel periodo in cui era in attività il mostro di Firenze, questo sì. Assolutamente sì. Motivo per cui si presentò a processo Pacciani a testimoniare, proprio perché viveva in quei luoghi, addirittura a poche centinaia di metri di distanza rispetto all'ultimo duplice omicidio, motivo per cui passò di lì e fu l'unico peraltro a vedere le due vittime francesi vive sulla piazzola, l'unico. Nessun altro. Tanto che poi ci fu questa, diciamo, è una nota di colore perché non ha alcun tipo di rilievo, però ci fu quel commento dell'avvocato difensore di Pacciani che a un certo punto disse: ma sa che lei assomiglia veramente tanto a Pacciani, tanto che chiese di metterli di fianco uno con l'altro, e sussurrando fuori, lontano dai microfoni, si sente l'avvocato dire: non sarà mica lui il mostro. Però ovviamente la citiamo semplicemente come nota di colore perché non ha alcun tipo di evidenza legale e investigativa. Un po' effettivamente. Allora. Il testimone non deve essere ripreso, quindi attenzione. Allora, vediamoci un pochino. Il Pacciani è più basso. Mettetevi davanti, per favore. No, non colloqui Pacciani, Lei non parli con l'imputato. Mettetevi a una certa distanza. Allora, vediamo. Visibilmente più vicini per cortesia, mi pare che sia più alto, certamente, 5 centimetri. Più alto di un palmo, sì. Il testimone è più alto di un palmo del Pietro Pacciani. Va bene. Come dice? Nella scorsa puntata noi abbiamo descritto quella che fu l'unica comunicazione del mostro di Firenze, l'unica cosa che ci lasciò di sé, e l'unica cosa da cui sono emersi elementi mai riscontrati prima d'ora. Ossia, per esempio, faccio solo vedere una cosa. Questa è l'unica lettera che è stata pervenuta alla procura di Firenze, Sì. Unica lettera che è stata mandata dal mostro, l'unico messaggio lasciato dal mostro di Firenze che riguarda le ultime vittime, giusto? Viene inviata una lettera alla procura, si può dire, praticamente confermare che questa lettera viene dal mostro di Firenze perché all'interno della busta vi era un lembo di seno della vittima. Esattamente, sì. Ufficialmente che ne sappiamo, questa è l'unica
Non sappiamo se magari ne pervennero altre che non vennero capite, prese in considerazione. Tenete presente che all'epoca arrivarono centinaia. Ah beh, certo. Diciamo che è l'unica nota è confermata. Nota è confermata, sì. Diciamo che lui fece in modo di essere chiaro, ecco, di non essere, diciamo, frainteso. Ha messo un lembo di seno, più di così. La particolarità, dopo aver trovato la rivista, è aver capito il lavoretto che ha fatto, perché lui non scelse ritagli a caso. Io vi ho portato per esempio questa immagine. Questa immagine ritrae 2 R della parola procura, che lui ritaglia, vai avanti Federico, dalla parola morire. Questo già fa capire di per sé. Gli altri dettagli li abbiamo già trattati. Potremmo stare 2 ore a parlare di tutti i ritagli, ecco, per esempio. Questa è la rivista che tu trovasti ai tempi, che abbiamo già trattato in una puntata precedente, che era Gente. Sì. Era Gente e tu hai trovato, sostanzialmente hai scoperto da quale rivista sono state prese le lettere. Questa cosa è stata confermata dagli inquirenti. Sì, questo è un fatto, È un cerchiamo fatto. sempre di distinguere, Esatto. diciamo, quelle che possono essere le ipotesi, come diceva anche Federico, i colori e i fatti. Questo Esatto. è insindacabile. un altro fatto è appunto che io ho ripercorso tutto il lavoretto che ha fatto quest'uomo, questo soggetto, e ricollegandoci alla water theory, arriviamo alla teoria dell'acqua, che è stata presa in seria considerazione dal giornalista Francesco Amicone, e il caso, chiamiamolo così, vuole che attraverso il lavoretto effettuato dal mostro di Firenze noi notiamo che laddove c'è la parola acqua lui la va a pizzicare. Addirittura al termine di questa busta, ossia l'ultimo atto che compie il mostro di Firenze, è incollare quella E di Firenze, e quella E di Firenze è stata ritagliata da una rivista di 140 pagine, all'interno della quale ci sono 175 lettere E come quella, senza contare le pubblicità, perché arriveremo a qualche migliaio, e lui ritaglia quella E finale dalla parola acque. Io non credo che possa essere un caso, sarebbe un caso se non trovassi altri riscontri, ma torniamo alla busta, quel CA, dietro quel CA io trovo ancora la parola acqua, e allora non è più un caso. Dietro la C acque, dietro la A si parla di lago, lago Maggiore. Ecco, quindi perché vi sto parlando di questo ragionamento? Ah, ecco, e questa è l'ennesima coincidenza che non vi ho fatto vedere l'ultima volta. Questa è nuova. Sì, questa è la scena di un crimine dei francesi, Scopeti, settembre 1985. Chiaramente ho messo il corpo del ragazzo che venne trucidato, scaraventato nelle siepi per essere coperto e camuffato da questi bidoni di marca Aquabel. Porca troia, raga. Ma osservate bene questi barattoli, vedete della ruggine? No, sono nuovi. Quindi sono stati messi. Comprati appositamente. Se la foto non censurata, il cadavere è messo peggio di quei barattoli, è più sporco di quei barattoli. Quindi sono stati messi dopo. Sono stati messi sicuramente per coprire il corpo di quel povero uomo, a mio avviso, ripeto, a mio avviso, per firmare anche. Quindi uno staging per firmare la scena del crimine. Io giusto per vado un po' oltre, giusto per dare un po' di contesto a tutti quelli che guardano la puntata. Amicone, come dicevate, questo giornalista porta avanti e cerca di approfondire la teoria dell'acqua e arriva ad un nome, e questo nome fa riferimento a Joe Bevilacqua, e ad oggi dobbiamo dire, per onestà intellettuale, che Joe Bevilacqua è stato assolto da qualsiasi cioè non è mai stato indagato. No, è stato indagato. Intanto è stato indagato dalla procura di Siena, o comunque si aprì un'indagine di routine, attraverso peraltro la quale chiesero anche il suo DNA. Okay. Perché fu indagato, furono effettuate delle indagini di accertamento relativamente all'omicidio di Alessandra Vanni, una tassista. Però ad oggi, come diceva Federico, la famiglia Bevilacqua ha portato in tribunale Francesco Amicone per la sua inchiesta. Esatto, perché cosa sostiene? È sotto processo per diffamazione. Francesco Amicone, però dobbiamo dire cosa sostiene. Francesco Amicone sostiene di essere stato, di essersi messo in contatto
con Gio Bevilacqua. Questo è un dato certo. Ed è un dato certo, è andato a casa sua, hanno avuto delle conversazioni, ci sono delle conversazioni telefoniche che sicuramente sono avvenute. Quello che sostiene Amicone è che in queste telefonate Gio Bevilacqua ammette di essere il mostro di Firenze e di essere anche Zodiac. Sì. A questa ammissione il giornalista Amicone gli intima di costituirsi e confessare i molteplici reati commessi. Più che intimargli, gli suggerisce, gli Consiglia, dà un consiglio. sì. Francesco Amicone è un uomo molto religioso, tant'è che gli consiglia anche il nome di un prete, oltre a quello di un avvocato che Sino Bevilacqua chiama. Esatto, gli dà un numero di telefono a Gio Bevilacqua, di questo avvocato, e esistono i tabulati telefonici che dimostrano che Gio Bevilacqua ha effettivamente chiamato questo numero, che fa riferimento ad un avvocato amico del giornalista Amicone. 2 volte in sequenza. Anche questi ultimi che ha citato Federico sono fatti, li avevamo già mostrati nella puntata precedente, potete trovarli, diciamo lo scambio appunto telefonico. Esatto. Il contenuto è ignoto, certo. Esatto, è ignoto e non possiamo saperlo perché non vi sono registrazioni. Quello che si sa è che in realtà Gio Bevilacqua non si costituisce, non confessa alcun tipo di reato e di conseguenza noi abbiamo solo questi elementi, quindi le telefonate e nient'altro per poter rispetto alla vicenda Amicone Gio Bevilacqua. Aggiungerei però che intanto abbiamo visto i tabulati, quindi sappiamo che è un dato certo. Dalla casa del signor Bevilacqua partirono 2 telefonate. Un altro dato certo è che in udienza a cui ho presenziato del processo contro Francesco Amicone venne sentita la moglie del signor Bevilacqua come testimone. Lei però non ha assolutamente parlato del fatto che suo marito chiamò questo avvocato, mai. Ma in questo momento a che punto è il processo per diffamazione di Amicone? Il 5 dicembre è stato condannato in primo grado. Ah, quindi è stato condannato. Sì. E ha fatto appello? Per adesso ci arriviamo fra poco. Ok, vai. Per rispondere alla tua domanda su Però è giusto dire Francesco Amicone è stato condannato in primo grado per diffamazione, questo è giusto. Dalla famiglia Bevilacqua. Sì. Per aver fatto questa associazione. Gio Bevilacqua attualmente è deceduto. Sì. Vai Valeria. Allora, tornando a Paolo Vagheggi, andiamo a vedere la busta di Paolo Vagheggi. Allora, lettera a Paolo Vagheggi, anche questa è una novità. Sì. Chi cazzo è Paolo Vagheggi? Allora, Paolo Vagheggi era un giornalista bravissimo che si occupava di cronaca anche, e per La Nazione e per La Repubblica. Oltre ad essere un giornalista era anche un bravissimo critico d'arte, tant'è che scrisse libri e uscirono diverse sue dispense. Gli viene recapitata una lettera. Lettera che peraltro, vai un attimo su, ancora? Ecco, venne trattata anche da Chi l'ha visto. Ah, questa è la lettera del mostro di Firenze. No. Infatti, appunto. No, perfetto, qui. Allora, Chi l'ha visto, a seguito dell'inchiesta di Francesco Amicone, dedicò una puntata al caso Zodiac / Mostro di Firenze. Certo, ok. E mise in comparazione la lettera di Paolo Vagheggi e una lettera di Zodiac. Perché mise la lettera di Paolo Vagheggi a paragone, considerando una lettera del mostro di Firenze? In realtà ufficialmente non è mai stato appurato che sia la lettera, una ulteriore lettera del mostro, ma andiamola a vedere questa lettera. Questa lettera ha questo contenuto, solo un cartoncino celeste. Madò che ansia, raga, pensa che ti arriva sta lettera a casa. Con segni zodiacali. Con segni zodiacali, bravissimo. Io ho letto la perizia chimico-merceologica e ho anche contattato il chimico che la effettuò e siamo sempre lì. È lo stesso che periziò anche la lettera vera del mostro di Firenze. Ok. Questa lettera quindi seguì lo stesso procedimento della lettera del mostro di Firenze, effettivamente, anche perché venne predisposta una busta con ritagli di giornale. All'interno di questo cartoncino appunto vediamo questi segni zodiacali, queste date, tutte le date degli omicidi del mostro di Firenze, e poi le righe della mano, della lettura della mano. Ah, quelle sono righe della lettura della mano, ok. Ma, attenzione,
è esattamente la mappa degli omicidi. Cioè? In che senso? In quel senso, se tu ma questa allora, va detto una cosa, questa immagine, torna su per favore, ecco, l'immagine della mappa è emersa poche settimane fa, non era mai stata pubblicata, mai stata resa nota. E noi la mappa degli omicidi la conosciamo a memoria, e tutti noi, quando abbiamo visto attraverso il canale di Dario Quaglia Investigates, che intendo ringraziare per aver reso nota questa immagine, tutti abbiamo detto acciderboli. Ma quindi chi aveva detto che era le righe della mano? Cioè, la procura? La perizia chimico-merceologica, ma poi ci sono arrivata anche io. Cos'è la perizia chimico-merceologica? Quando è arrivata questa busta hanno analizzato il contenuto e anche i ritagli di giornale, esattamente Chiaro. come la lettera E del quindi mostro. questa cosa qui è andato, secondo noi, sono le righe di una mano? No, sono effettivamente le righe della lettura della mano, lo sono. Ah, cioè quindi lui è partito dalla riga delle letture delle mani e poi... Per agire. Allora, in quella ma direzione. come fai? Scusate, cioè, deve esserci una strada uguale alle righe delle mani. Com'è possibile? Non ho capito. E se tu prendi la mappa degli omicidi del mostro di Firenze, è praticamente sovrapponibile. Allora, due qui di fianco, e questi due ci sono, li vedi? Sì. Questi due e due ci sono, li vedete? Questi due. Quindi dovrebbe essere, adesso tolgo l'immagine, dovrebbe essercene una sulla sinistra, vediamo? E ce n'è uno effettivamente sulla sinistra, uno poco sotto, e c'è... Due vicini qui, uno sotto. Porca puttana, è vero, raga, è uguale. Devi allungarla un po' ancora? Porca puttana, è uguale. No, bro, è uguale. È uguale. Impressionante sta roba. È uguale. Anch'io. Porca puttana, raga. Non è finita. Raga, posso dire, ma che sbatti si faceva questo qua? Siamo nel enigmista. 1988. Minchia, raga, è veramente un enigmista. Un enigmista. Porca puttana. Siamo che nel paura. 1988. Questa busta viene spedita da Como. Da Como, è significativo sapere che... Il lago, porca puttana. Vedo che stai prendendo la giusta filosofia. Porca Guarda cosa c'è miseria. scritto su quel cartoncino sotto la mappa. DX Hand. mano destra. Mano destra? Le righe della mappa. Sì, ok. Però in inglese. Sì, in inglese. Come mai? Perché magari non era italiano. Chi lo sa? Diciamo che Nell'88 diciamo che l'inglese non era proprio diffusissima come lingua. Ma Paolo Vagheggi lo conosceva benissimo, era uno dei pochissimi giornalisti che sapeva benissimo la lingua inglese, ed era un giornalista che aveva ampiamente trattato il caso del mostro di Firenze. E anche nella lettera del mostro di Firenze, quella ufficiale perlomeno, troviamo una questione anglosassone. Qui è chiara. DX Hand. Andiamo a questa busta. Chi l'ha visto trattò l'argomento, ma io ho un vantaggio in più, perché io ho trovato anche la rivista che utilizzò. Vabbè, ma sei fortissimo. No. Cioè, il tuo talento è trovare le riviste da cui vengono fatte le La lettere. rivistologa. No. Minchia, la rivistologa, no? Ma che come cazzo fai? Ma scusa, tu dalle lettere sei riuscita a risalire da quale... Questa volta non avevo neanche il retro. No. Ma dai, ma non è possibile. Come cazzo fai? Adesso te lo faccio vedere. Ma cosa È fai? tipo un talento unico nel mondo. Raga, cioè, un talento assurdo. È come quelli che sono bravi a fare i skate con le dita. Sono quei talenti che tipo li usi per delle cose molto specifiche, capito? Cioè, assurdo. È vero, è un talento assurdo per una storia altrettanto assurda. Cioè, raga, ma che roba è? Ovviamente io ho informato la Procura di Firenze di questa cosa beh, prima certo, di parlarne qui. certo. Torno alla busta per cortesia. No, vabbè. Allora, questa busta venne indirizzata, leggo testuale, a Paolo Vagheggi, La Repubblica, 50, via Maggio 35, 50 125 Firenze. Io sono partita dalla parola Repubblica, che fu scollata, ok, per la perizia chimico-merceologica. E quindi ho detto, Vagheggi lavorava per la Repubblica. È molto probabile che, siccome è un blocco intero la parola Repubblica, e dalla foto si capisce benissimo che è un blocco. Allora l'ha preso dalla Repubblica. Vabbè, questa così era più facile, però, scusa. No, perché io ho scartabellato. Anch'io pensavo così, in realtà no, infatti mi sono perso a un certo punto, perché ho scartabellato tutti i quotidiani della Repubblica dell'epoca. Cioè 86, 87, 88, 86, 87, 88. Sono andata... Che sbatti. sì, è follia. Quanto ci hai messo? Me ne rendo conto. Io ancora sto finendo di studiare questa busta, ci ho messo anni.
Anni? Eh sì, dal 2020. Madonna mia. Dal 2020. 5 anni di lavoro. Sì. Cosa succede? Che non è il quotidiano La Repubblica, perché il quotidiano La Repubblica in prima pagina ha scritto La Repubblica, ma è enorme, non ci sta lì. Chiaramente io ho le misure di quel blocco Repubblica, però all'interno del quotidiano La Repubblica dell'epoca, perlomeno adesso non lo so, ma all'epoca, quindi abbiamo il logo La Repubblica in prima pagina, ma era troppo grosso, ok. All'interno, nella sezione degli abbonati, quindi nella sezione in cui potevi Ci sarà un altro logino La compilare Repubblica il più tagliando piccolo. e abbonarti, c'è il logo La Repubblica, ma è troppo piccolo. Ok, quindi deve essere una pubblicità della Repubblica o un inserto? Io ero sicura, me lo sentivo. Il mio intuito mi diceva è sicuramente il logo della Repubblica. Quindi deve Cosa essere... ho scoperto nel frattempo, mentre scartabellavo i quotidiani? Che esisteva un inserto. Bravo. Il venerdì di Repubblica. Il venerdì di Repubblica, esatto. E infatti quello è, perché staccando la parola Repubblica è rimasta impresso un pezzo di testa che vai avanti. Qui. Vai avanti, sì. Vai, ancora, ecco. Ah, quindi cazzo, dovevi solo trovare il cappello. Devi solo trovare il cappello dell'inserto. Attenzione, io ho dovuto comprarmi tutta la collana del venerdì di Repubblica. Scusa, ma perché non ti assumono ma a fare le indagini lì? Cioè, attenzione, spendi anche un botto di sono soldi. stata fortunata perché il venerdì di Repubblica esce a settembre 87. Da settembre 87 a novembre 88, data di spedizione di quella busta, fortunatamente sono una quarantina di numeri, ma li ho acquistati tutti tra eBay, appassionati. Ma noi siamo sicuri che magari non hai fatto una cosa che avevano già fatto gli inquirenti? Cioè, perché... No, lo so perché. Ma scusate, ma dovrebbero farlo loro. Cioè, scusa, sommessamente, apro parentesi e chiudo. Ma dovrebbe esserci della gente pagata e non dei privati cittadini a fare... Cioè, cazzo, ci sono i capelli. Non è che ti metti lì, potevano... Vabbè. Ma loro non sapevano che era il venerdì di Repubblica. Questa cosa l'ho Ma trovata. ho capito, ma sei pagato per fare dalla mattina alla sera pensare a quello. Ma qua non dovresti però- pensarci tu, Qua no? parliamo di, Scusa. qua parliamo di dedizione assoluta. Ho capito, ma cioè, tanto di cappello è incredibile. Però se ci pensi che c'è delle persone pagate, Certo. se posso, nota populista, con i nostri soldi per fare questo, cazzo, avrebbero dovuto farlo loro, non una persona 20, quanti anni dopo l'omicidio? 60, Allora, quanti anni? io capisco il tuo ragionamento e lo condivido. vabbè, sì. Soprattutto relativamente alla busta, alla lettera indirizzata alla Silvia Della Monica, che era effettivamente del mostro. Chiaro è che spendere energie e appunto persone per tutte le lettere sarebbe stato effettivamente forse un po' esagerato, ma su quella della Monica sicuramente avrebbe potuto fare quello che poi... Ma poi Federico, fatto. quello che abbiamo detto anche nella puntata scorsa, non hanno mai creduto in questa pista. Ho capito, però allora faccio podcast da tanti anni. Ogni volta che trattiamo dei casi dove ci sono delle indagini, brutto da dire, sarà che sono casi straordinari, però mi capita spesso di imbattermi in casi in cui le indagini vengono fatte in maniera sommaria, Diciamo per che in essere alcuni casi- edulcorati, diciamo mettiamola che così. in alcuni casi non è semplicemente una svista, non parlo di questo. Sì, in alcuni casi è una però scelta, minchia, raga, non dai. approfondire una pista o l'altra. Ma poi ci fai una figura di merda, in cioè, altri capisci? casi magari è una mancanza Vabbè, di fondi, ma andiamo oltre. in altri è Io sì. studio diversi casi, oltre a quello del mostro di Firenze, e Federico ha assolutamente ragione, è vero, in tante situazioni, in tanti casi le indagini sono state, diciamo, non fatte proprio a opera d'arte. No, però quello che dico, Valerio, è che spesso non è soltanto questione di incompetenza. Di mezzi magari. O di mezzi. Magari è una scelta, Sì, Sì, certo. a volte è una però minchia, raga, mi viene ancora più l'ansia così, porca puttana, Però perché per fortuna, insomma, c'è chi riesce a fare anche delle indagini indipendenti. Vabbè, ma andiamo avanti, quindi ce l'hai Allora, fatta. Una cosa importante, scusami, Sì. tu ovviamente anche questa nuova scoperta che hai fatto con questa nuova lettera l'hai già destinata a chi di dovere? L'hai depositata? No, ho semplicemente informato, Hai informato? perché in realtà ho chiesto loro prima di depositare un rapporto Certo. che ho già pronto, però se potessi vedere i reperti che sono conservati presso la Procura di Firenze, quindi i ritagli scollati, a me piacerebbe sapere per esempio cosa c'è dietro la Z. Perfetto. beh. Diciamo che hai anche un piccolo storico in questo, perché già hai dimostrato che Sì, la tua scoperta sì. precedente Sì, era effettivamente sì. corretta. Cazzo, almeno su questo dovrebbero assumerla 2 su 2. come consulente, Questa minchia. lettera anch'essa ha fatto parte delle indagini del mostro di Firenze,
a livello certo. sociale. Ok. Ma veniamo Ma anche perché se c'è la cartina degli omicidi, ragazzi, cioè adesso nell'80... È inequivocabile, 88. certo. Nell'88 quanti potevano avere la planimetria degli omicidi dove erano stati fatti? Cioè, quindi adesso non voglio ergermi a esperto, però... Diciamo che non era così facile come con Porca Google. puttana, nell'84, cos'era? 88. 88. Nell'88 avere la mappa degli omicidi. Ma non solo. Allora, torna... scusami, alla busta. Allora, perché vi ho voluto parlare di questa busta? Perché avendo trovato la rivista che venne utilizzata, intanto ha utilizzato il mittente, ha utilizzato più riviste di Venerdì della Repubblica. Ok. Per la parola Repubblica ha usato un numero, il 36. Per quel blocco unico G, e anche qua abbiamo un blocco unico, quel G è stato ritagliato da questa pagina. Vai, eccola qua. Vedete? Buon viso, psiche, pizzicotti, detto tra le rughe. E lui è volto andato da a rebus. pizzicare una pagina che effettivamente tratta di segni zodiacali, pianeti, esattamente il contenuto di quello che ha spedito. Cioè non è a caso quel G. Ruga di Giove. Ah, perché parla di rughe, come le linee parla delle rughe del viso come le linee della mano. Poi c'è Marte, quindi sempre... Capito cosa ha fatto questo mittente? Brava, che sbattimento. È la stessa cosa che ha detto per la busta della Silvia della Monica. Uguale. Sì. Cioè ha scelto più riviste, laddove andava a pizzicare degli elementi che gli piacevano, li ritagliava e li incollava. Sapete chi altri spedì una lettera con il logo di un quotidiano? Vai giù. Zodiac. Ah, San Francisco Chronicle. Non ci sono molti casi di serial killer o comunque di casi in cui sono state spedite lettere di questo tenore con ritagli del logo del quotidiano. Pensa a te. Che paura, raga. E poi c'è un'altra cosa ancora più emblematica. Torna sulla busta, per favore. Esatto. Non notate niente in quella parola Firenze? Non me lo dire, aspetta. Ah, c'è sempre la I che è il numero primo. No, quella è proprio una I. Però vai sotto. Vai. Aspetta, fammelo capire, sì, dai. Sì, va bene. Firenze. Ma la I e la E sono un altro carattere? No, devi avere un metodo, un parametro di paragone. La prima è Paolo Vagheggi, la seconda Silvia della Monica. La E e la N sono lo stesso font, la R no. Sono troppo simili. Io ho contattato una grafologa per avere un parere. Vi leggo poche righe che mi ha detto. Ok. In entrambe le buste si nota una particolare somiglianza nel gruppo R e N. In entrambe le buste i ritagli R e N hanno una dimensione più grande della E. In entrambe le buste la N è più alta della R. In entrambe le buste R e N sono allineati fra loro. In entrambe le buste la lettera E è sollevata rispetto al rigo di R e N. Cazzo, è vero. Ed è inclinata verso destra. In grafologia, peritale, le proporzioni pesano e contano molto. Ma qual è il particolare di questa conclusione? Se io sono un mitomane, un buon tempone, vedo l'immagine della busta della Monica e faccio lo scherzetto anche io. Vabbè, sì, ci sta. Forse che nell'88 quella busta non era mai stata resa pubblica. Ah, cazzo, è vero, non era... Non poteva essere, porca puttana, non poteva avere un metro di riferimento, un metro di paragone. Questo vuol dire che chi ha composto quella busta è lo stesso che ha persona. fatto la seconda. O perlomeno l'ha vista, ma l'ha vista bene, la conosce bene. E ha fatto lo stesso giochetto di ritagli. Se l'è presa comoda, se l'è goduta questa opera. Comunque, raga, la psiche, chiunque esso sia, cioè chi ha fatto queste due lettere, c'è una psiche, raga. Madonna, cioè quando apri la porta di casa quante cose pensi insieme? Io faccio il grafico da 20 anni, guardare quelle se le compariamo sono... infatti Andrea, tu che sei proprio un professionista del settore, se no? tu puoi rimettere un attimo la lettera, eccola qua. No, l'altra. Ricordiamo Andrea quello che ha fatto tutti i loghi di Power e non solo, cioè è un artista vero? Ah, poi ricordatemi che devo dire un'altra cosa. Sì. C'è Firenze, anche quel 50, il numero di fianco, se voi comparate con l'altra lettera, la della Monica, l'impostazione è identica. Cioè io ve lo dico da grafica, è identica. Cioè guardate.
hai il numerino piccolo, di fianco lì così. Tu Andrea non hai dubbi che sia la stessa mano? Secondo me è stato lui. Ma c'è un altro particolare. La stessa persona, assolutamente. La busta, la dottoressa Della Monica aveva 2 ritagli gialli. E anche in questo caso abbiamo 2 ritagli gialli. Ho trovato anche le pagine della... Sì. Aveva 2 ritagli gialli anche quella. Sì. Vabbè, raga, ma così scusami, il 5 e lo 0. No, raga, se anche nella busta quella... Sì. Ci sono. Allora, raga, dai, che cazzo. Sì, è così. Ma allora minchia. Allora possiamo dirlo, cioè dai. Possiamo dire, io mi sbilancio. Possiamo dire anche io, questa busta e l'altra busta l'ha fatte almeno la stessa persona, non sappiamo chi per ora. Per me sì. Ma la stessa persona. Anche per me. Sì. Perché ha ammesso non concesso che si trattasse di un buon tempone, ma il buon tempone, siamo sempre lì, ci mette 5 minuti a ritagliare. Questo ha sfogliato più riviste e ha ritagliato più riviste. No, l'unica cosa, diciamo, in termini di follia è un termine improprio, di dedizione oltre magari anche le nostre possibili concezioni, sarebbe un cosiddetto copycat. Però, come dicevi tu, all'epoca non c'era il precedente. Esatto. Cioè questa lettera non era stata nota, è questo che manca, perché in altri casi eccellenti è successo di vedere magari delle cose che erano associabili magari a serial killer o metodologie simili. In questo caso manca il pezzo e non poteva vederla per l'eventuale emulazione. O uno all'interno della procura però perché ti fai sto sbatti? Che però se ti fai questo sbatti comunque 2 domande me le farei. No, forse che ne so, per depistare. Cioè, le opzioni comunque, ci sono sempre, però... allora va approfondita questa lettera qui, indipendentemente certo. Da qualsiasi assolutamente cosa. No? Assolutamente sì. Sì, il percorso di perizie fu lo stesso tra le 2 buste. È che in entrambi i casi non vennero trovate le riviste per capire che cosa ci fosse sotto, perché secondo me è importante per capire anche la metodologia della preparazione delle buste. Ripeto, un conto è sfogliare decine di pagine e più numeri, un conto è ritrarre una paginetta che ci metti 5 minuti. No, beh, certo. Gli elementi psicoattitudinali secondo me in un'indagine sono fondamentali. Credo, poi io sono profana, quindi... Posso parlare un attimo delle coordinate? Certo, sì. Allora, vai sulla... Se rimetti questa. Esatto. Allora, noi qua vediamo degli elementi. Sono, come ha già detto Valeria, ci sono le date di tutti gli omicidi del mostro di Firenze. Sì. Poi abbiamo dei simboli dello zodiaco, astronomici dello zodiaco. Sì. C'è una scritta in inglese, May. Abbiamo una parola in inglese, May, esatto. quindi anglosassone. Sì, e poi i numeri di fianco che cosa sono? Coordinate? Bravissimo, l'hai capito al volo. Quelli sono esattamente coordinate. Allora io cosa ho fatto? Sei andato a vederti le coordinate? Sì, allora il discorso cos'è? Che tra l'altro a me piace utilizzare come strumento Google Earth, no? E sotto lì appunto si vedono le coordinate e inizia a segnare la prima e non ti porta da nessuna parte, o meglio, ti può portare, che ne so, in mezzo al Mediterraneo. Tra l'altro fanno riferimento alla longitudine, c'è la latitudine e la longitudine. Ok. Allora, tutte le coordinate non ti portano da nessuna parte. Ok. Tutte, non ti portano da nessuna parte, almeno riguardo i luoghi. Ho capito dove ti portano, sempre nel mare. No, tranne una coordinata. Ah, una sola? Che è l'ultima e ti porta esattamente sulla piazzola degli Scopeti. Confermo. No! Ma raga, ma che roba è? Ma perfettamente, sulla tenda dei francesi. No! È come se, allora, questa persona si è sbattuta a tirar giù delle coordinate, quindi evidentemente voleva attirare l'attenzione su dei luoghi. Ma allora bisognerebbe capire che cazzo vogliono dire anche le altre cose. Secondo me è un depistaggio. Lui in realtà ci sta dicendo questo, cioè insomma chi questa è la tua interpretazione. Esatto, la mia interpretazione bisognerebbe capire perché cazzo ha mandato sta lettera. Dal momento in cui tu stai inserendo delle coordinate ci stai parlando di luoghi. Ok, è fin lì. Quindi sono tutti secondo me dei diversivi, no? È un diversivo tutto il resto, tranne l'ultima. Quindi è come se questo personaggio ci stia dicendo le altre coordinate non ti portano da nessuna parte, tranne che l'ultima. L'unica pista è questa. Quindi bravissimo. Il ragionamento che ho fatto io è questo. Via corretta. L'unica via corretta è l'ultima e voi dovete guardare l'intorno. E agli Scopeti è dove hai lasciato le cose di acqua? Sì, esattamente. Ha lasciato le cose di vernice acqua. E la cosa interessante è che abita questi sono gli Scopeti. Sì, ma la cosa interessante è che il sospettato, insomma, la persona di cui stiamo parlando, abita a 400 metri di linea d'aria da lì. Ah, è vero, lui era il custode del cimitero degli Scopeti. Dei Falciani. Sì.
Quindi noi adesso, in tutta sincerità, allora, anche che sia stato un anonimo, che io mi chiedo perché l'anonimo si fa tutti questi sbattimenti. Se io sono l'anonimo e ti voglio dire qualcosa, vado diretto, te lo scrivo. Questo personaggio si è sbattuto tanto, ha inserito simboli astronomici dello zodiaco, lingua anglosassone, coordinate, e chi negli anni '80 conosceva così bene le coordinate tanto da centrarne una? La longitudine parte dal polo sud al polo nord, e se tu tracci la linea, quella va direttamente sulla piazzola degli Scopeti. Fondamentalmente questo anonimo o lo stesso mostro ci ha voluto, a mio avviso, indicare quel luogo e non gli altri. Ha detto: ragazzi, controllate qua intorno, perché io sono qua intorno, non sono dalle altre parti. Questa è un'interpretazione, certo, però è l'unica spiegazione e ragione per la quale, come mai tutte le altre non ti portano da nessuna parte, solamente l'ultima è così precisa. No, beh, certo. Ce lo dobbiamo porre, no? Questo... No, il fatto che sia quello il luogo nell'ultima assolutamente. È qualcosa in più di è la scena del crimine in cui esatto, c'è l'elemento dell'acqua, c'è un elemento di staging lampante. Diciamo la firma. Settembre 85 l'elemento acqua spicca, emerge troppe volte. Beh, andiamo, ragazzi, prendiamo atto di queste, sono cose incredibili. Io ho messo a conoscenza la Procura di Firenze del fatto di aver trovato la rivista, perché ritengo che anche questa lettera sia degna di nota e di indagine. Assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, siamo contenti di dare il nostro contributo, cercando di divulgare il più possibile, perlomeno delle piste in più. Ragazzi, io ho chiesto semplicemente alla Procura da tanto tempo, la Procura lo sa, di visionare quei pezzettini di carta, non chiedo altro. Ma ragazzi, posso dire, stiamo parlando di uno dei del più grande caso irrisolto della storia del nostro paese. E il più grande caso irrisolto della storia americana. Stiamo parlando di due pezzi di storia di due paesi. Speriamo che qualcuno si mobiliti. Non so quanto costi riaprire, diciamo, l'analisi in termini proprio di costo, analizzare, fare la perizia forense. Peraltro stiamo parlando anche di un processo in corso, di una condanna ai danni di Francesco Micone. Io vi ringrazio per questa seconda opportunità, perché devo rendere nota una faccenda, se posso. Certo. Un anno e mezzo fa, 2, credo nella primavera del 2023 esattamente, mi contatta un uomo. Quest'uomo era stato appena dimesso da un ospedale di Firenze. Quest'uomo è fiorentino e evidentemente mi conosceva attraverso il web, i miei video su YouTube. Io ho un canale che ho dedicato essenzialmente alle mie ricerche per condividere con tutti questi risultati, e evidentemente in ospedale lui ha intrecciato amicizie, come sovente può accadere, col vicino di distanza, col personale medico anche. Ed evidentemente durante le loro conversazioni, soprattutto poi a Firenze, un argomento, il mostro di Firenze, che è ancora caldo, e quindi, trattando l'argomento, a un certo punto quest'uomo mi dice che il personale medico, in modo serio, gli ha detto: ma è successa una cosa qualche tempo fa, che un nostro paziente, nel pieno delle sue facoltà mentali e in maniera del tutto lucida, ci ha confessato di essere il mostro di Firenze e di aver ucciso la sua prima moglie. Al che quest'uomo che mi ha contattato ha chiesto: ma scusate, ma voi vi ricordate di chi si tratta? E il personale medico ha detto sì. Il personale medico intendo più persone, non una, di cui noi sappiamo nomi e cognomi, ovviamente, che non vengo a rendere pubblico. Certo, però. ovvio. E il personale medico ha confermato, sì, si chiamava Giuseppe Bevilacqua. Ovviamente quest'uomo ha ribadito: ma siete sicuri che... Ma voi avete i nomi anche del personale medico e avete chiesto al personale medico? Allora, intanto quest'uomo, ci tengo a sottolinearlo, ha chiesto più volte al personale medico se questo
se il signor Bevilacqua era nel pieno delle sue facoltà, e loro Certo. hanno assolutamente detto che era il più lucido di tutti. È ancora vivo questo signore? Sì, certo. Ok, quindi È potrebbe... roba di 1 anno e mezzo fa, 2. quindi potrebbe confermarlo pubblicamente. Noi abbiamo già messo a conoscenza le forze dell'ordine, la procura. Sono stati contattati? Dalle procure? Questo io non lo so. Non si sa ancora. Sappiamo- Non è pubblico. Sappiamo che ragazzi. noi li abbiamo messi. Beh, se a fosse conoscenza. vero e se gli inquirenti... No, il fatto è successo veramente. No, se questa cosa è accaduta realmente si può comprovare, i testimoni poi testimoniano questa cosa, Magari. è Anche gigante. noi staremmo aspettando, diciamo, un riscontro, sì. perché io chiaramente, peraltro questa cosa non arriva da Francesco Amicone, per cui uno può dire se l'ha inventata. No, una parte terza Cioè, con delle persone chiamato pronte a me. testimoniare, certo. Esatto. Quindi io ho messo subito a conoscenza il giornalista Francesco Amicone, che ovviamente ha messo a sua volta a conoscenza il suo avvocato, la procura e quant'altro. È incredibile, raga. Questa è l'aggiunta che volevi farmi in relazione a Francesca Amicone quando ti ho chiesto del processo, oppure c'era un'altra parte? C'è un'altra parte. Ok, quindi torniamo al pezzetto di prima. Dicevamo, per il momento Francesca Amicone, per la sua inchiesta che diciamo identifica Joe Bevilacqua come mostro di Firenze Zodiac, è stato condannato in primo grado. Vai. Sì, è stato condannato in primo grado, però poche ore fa, Come poche ore fa? Come poche ore fa? Una cosa proprio sì. cotta e magnata, come diremmo a Roma. Oggi è leggiamo per dare una... Venerdì 7 marzo. Ok, prego. allora, Francesco poche ore fa mi ha contattato chiedendomi, Francesco Amicone, di leggervi questo comunicato. Nel 2024 la Procura di Firenze avrebbe riaperto l'indagine su Joe Bevilacqua, scaturita dalla mia inchiesta giornalistica sulla connessione fra il caso Mostro di Firenze e quello del serial killer californiano Zodiac. Bevilacqua, testimone del processo Pacciani e direttore del cimitero americano di Firenze, durante gli anni dell'attività certa del mostro, 1974-1985, è stato da me denunciato nel 2018 per un'ammissione di colpa sui crimini dei 2 serial killer raccolta dopo una serie di incontri. In seguito alla pubblicazione dei miei primi articoli sulla connessione Zodiac-Mostro, l'ex procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco, all'epoca titolare del caso Mostro, ha delegato i carabinieri del ROS di Firenze a svolgere accertamenti. Bevilacqua ha smentito l'ammissione querelandomi per diffamazione e la pista su cui la procura si era dimostrata scettica sin dall'inizio è stata velocemente abbandonata. 3 anni dopo, l'indagine sull'italo-americano è stata archiviata in sordina, senza informare la polizia statunitense e le parti offese, su richiesta del PM turco. Nel 2022 Bevilacqua è deceduto. L'input alla riapertura del fascicolo sarebbe arrivato dalle forze dell'ordine californiane incaricate del caso Zodiac, dopo la ricezione del profilo genetico di Bevilacqua da me trasmesso per indagini difensive nel novembre del 2023. Il DNA di Bevilacqua era stato acquisito nel 2020 dalla Procura di Siena, sostituto dottor Nicola Marini, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Alessandra Vanni. Visti i dinieghi dell'ex procuratore aggiunto fiorentino Turco a fornire il profilo genetico di Bevilacqua alle autorità statunitensi per un controllo, nel 2023 mi sono rivolto al PM Marini di Siena. La mia difesa è stata autorizzata ad averne una copia, che è stata poi ritirata dal mio collaboratore Daniele Trinchieri. Il ragazzo che è stato Quindi con è noi nella puntata grazie alla precedente. querela di Bevilacqua se abbiamo il profilo genetico di Bevilacqua. È inviata da me personalmente ai competenti organi di polizia e dello sceriffo. Alcuni mesi dopo la trasmissione del profilo genetico, una comparazione del DNA e altri riscontri avrebbero spinto i detective statunitensi a rivolgersi alla Procura di Firenze. E così l'indagine su Bevilacqua sarebbe stata riaperta. Attualmente le forze dell'ordine di entrambi i paesi starebbero lavorando insieme. Il condizionale d'obbligo. Quel che è certo, almeno per il momento, è che la giustizia italiana considera Joe Bevilacqua una vittima. Nel dicembre 2024
Infatti, la Procura di Firenze ha ottenuto la mia condanna in primo grado per l'asserita diffamazione del delitto americano, senza che il PM turco facesse emettere agli atti del mio processo eventuali prove a mio discarico. Francesco Amicone. Mamma mia, ragazzi. Posso dire però, vedete però il disegno. Alla fine, se così fosse, l'unico errore è stato quello di denunciare Amicone. Perché se non avesse mai denunciato Amicone, il PM di Siena non gli avrebbe mai dato per portare avanti la sua linea difensiva il profilo genetico. Però attenzione, la Procura di Siena, almeno a rigor di logica, ha acquisito il DNA di Bevilacqua perché Francesco Amicone, quando denunciò Bevilacqua, nella serie dei suoi crimini inserì anche l'omicidio di Alessandra Vanni. Alessandra Vanni è una tassista, peraltro, e apro parentesi, anche Zodiac uccise un tassista. Sì. Quindi, siccome Alessandra Vanni venne uccisa nel territorio senese, fu la Procura di Siena, leggendo la denuncia o collegandosi alla denuncia. Questo mi è chiaro, ma se adesso l'avvocato difensore di Amicone è riuscito a inviare Non l'avvocato, Francesco in persona. Francesco, e grazie la procura di Siena, il magistrato di Siena gli ha detto ti do il profilo genetico, il DNA di Gio Bevilacqua perché ti devi difendere dalla querela di Gio Bevilacqua. Quindi in un lavoro pulitissimo, l'unica sbavatura, se così fosse, è l'averlo querelato. E soprattutto, che cosa incredibile, raga. Aggiungo una cosa. Se non l'avesse mai querelato... Ma io ti aggiungo un altro layer. Che roba folle. E se invece fosse parte del piano? Ah, se l'avesse querelato apposta perché voleva farsi sgamare da Postumo? Chi lo sa? Sempre teoria, ovviamente. Queste sono però, raga, ma che roba. Ma dove cazzo trovate un podcast così? Cioè, adesso, a parte gli scherzi, vedete quelle Ma dove cazzo trovate un podcast così? Apro e chiudo parentesi. C'è da dire che, tornando al fatto dell'ospedale, sì. Noi abbiamo certezza che il signor Bevilacqua fosse effettivamente lucido perché lo dice anche la moglie in udienza. Sì. Durante il processo a Francesco Amicone, quando il giudice le chiede ma suo marito era lucido, le dice sì, mio marito è sempre stato lucido. Perfetto. Aggiungo una cosa, noi ci adopereremo per far tradurre in inglese anche questa puntata, non uscirà tradotta adesso quando la state vedendo perché ovviamente registriamo sabato, la prima parte uscirà lunedì, però cercheremo di dare un po' di diffusione anche all'estero perché effettivamente quanto ci hai detto... Well done. Thank you. Ci sono però, se già non bastassero queste rivelazioni, ce ne sono tante altre. Sì, ho detto parte 1 non a caso perché c'è talmente tanta ciccia che divideremo questa puntata in 2 parti. Sì. Però lasciaci con un appetizer per la seconda puntata, Andrea. Allora, io analizzerei l'identikit di Zodiac. Ok. Perché da lì troviamo qualcosa di molto interessante, a mio avviso. Questo è l'identikit originale di Zodiac del 1968. Sì, allora... Questo è l'identikit che è stato realizzato in merito proprio al volto di Zodiac, visto quella sera da 2 testimoni. Uh-huh. Però noi qua c'è un piccolo grosso problema. Noi siamo a conoscenza di caratteristiche certe del volto di Zodiac che però non rivediamo qua, in questo identikit. Zodiac è sempre stato descritto anche dai superstiti dei suoi attacchi, da Mike Mageau e da Brian Hartel, aveva un viso molto largo, decisamente largo, che era moro con i capelli mossi, non portava gli occhiali. Ma scusa, se non portava gli occhiali, perché gli ha messo gli occhiali neri? Perché lui, innanzitutto, Zodiac diceva che si travestiva, nelle sue lettere diceva che usava travestimenti. Parrucche. E in quel caso lui qui ha ucciso a Washington Street, in centro a San Francisco, quindi probabilmente è proprio qui camuffava. Che è proprio qui che ha utilizzato un travestimento, mentre nei casi appunto dove per fortuna abbiamo anche dei superstiti, certo. E di notte, sono attacchi di notte, e lui lì non portava gli occhiali. Certo. Quindi qualora avesse portato gli occhiali mi viene da dire li usi più di notte, certo. No? Gli occhiali. Allora era moro, e qui vi sembra moro? No. Vi sembra che ha un viso largo, è stato disegnato con un viso decisamente largo? No. E poi viene anche descritto con la testa incassata fra le spalle. Qui è stato addirittura disegnato un collo. Sì, bello longilineo. Ok. Bello. Quindi noi abbiamo delle caratteristiche certe descritte da tutti i testimoni
ok? Sia dai sopravvissuti che dagli stessi testimoni oculari, che però incredibilmente non vengono riportati in questi E dati. capelli scuri, corti e mossi. Esatto. Quindi cosa ho fatto io da buon grafico? Hai fatto tu l'identikit? Ho fatto io l'identikit più veritiero riguardo il volto di quello che potrebbe essere il mettendo vero. gli elementi sicuri dei superstiti che l'hanno visto non travestito. Sì, ci tengo appunto di nuovo a precisare. Però come facciamo a sapere che non era travestito neanche da questi testimoni qui? Allora, quando è stato descritto coi capelli scuri, si è messo la maschera perché era a Lake Berryessa e da lontano è stato visto Era prima del travestimento. Era prima del travestimento, da lontano è stato visto che aveva i capelli scuri, quindi Chiaro. dubito che abbia indossato in quel caso una parrucca e poi si è messo un'altra parrucca, Diciamo, una doppia maschera parrucca. sopra maschera, Chiaro. è più Oltretutto poi improbabile. nella slide dopo vedrete che il volto è molto simile, sì vai pure più avanti, è molto simile infatti al primo All'identikit trasmesso in TV. che questo qui riguarda l'identikit dei superstiti. Ok, chiaro. Quindi come vedete in effetti Più o meno le ci caratteristiche sono... Perlomeno il viso Sì. sembra, Il viso è più sembra largo. largo. Assomiglia No, un po' no, a Kim. Dio, voglio girare la prossima Allora, pagina. nel caso in cui quindi questo soggetto fosse Gio Bevilacqua, dobbiamo andare a vedere le foto Di quegli anni, certo. del soggetto in questione. Certo. Ok? Però ci tengo veramente a precisare il fatto che queste modifiche le ho fatte veramente prendendo in considerazione le caratteristiche certe, Certo. ok? Descritte da tutti i testimoni. Senza essere viziato, diciamo, da... Quindi andiamo nella slide Suggestioni. successiva dove vediamo le foto di Gio Bevilacqua in quegli anni e confrontiamolo con l'identikit. Quando passa un'oretta mi fate così, uno dei due. Poi da lì in poi so quando stoppare. Ho litigato con mia moglie. Ok. Io di nascosto c'ho la Ehi, yo, vai. Yeah. Vai. Una casalinga tutto sesso. È caratteristico della perversità dell'umana natura respingere ciò che è ovvio e a portata di mano per ciò che è remoto ed equivoco. Non l'ho capita. Vabbè, io sì. Arriva dopo. Dimmela, no, non ho capito un cazzo. Vai, dimmi com'è che è molto legata. Ci sta, bello. Dove cazzo l'hai trovata? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. È da un po'. Più sbatti fanno finta che quello è vero. Meno male che è morto, raga. Se no c'è